Per molto tempo noi turchi ci siamo forse un po' allontanati dalla parte più antica della nostra storia. Eppure prima delle grandi religioni monoteiste, prima degli imperi, prima persino delle scritture sacre, esisteva un linguaggio universale fatto di simboli, segni e immagini. Un linguaggio che parlava dell'uomo, del cielo e dell'ordine, dell'universo. Uno di questi simboli è la croce, un segno che oggi associamo quasi esclusivamente al cristianesimo, ma che in realtà è molto più antico. Talmente antico da precedere non solo il cristianesimo, ma anche l'ebraismo e molte altre religioni storiche. Nel mondo antico delle steppe euroasiatiche, tra i popoli proto-turchi e turco-altai, la croce non rappresentava la morte o il sacrificio, ma la vita stessa. Era la rappresentazione grafica dell'universo. L'asse verticale univa il cielo e la terra. L'asse orizzontale indicava le 4 direzioni fondamentali. Spesso al centro di questa croce appariva un cerchio. Quel cerchio non era decorativo, era il sole, era il centro, era il punto di equilibrio dell'universo. Questo simbolo ci conduce direttamente al cuore della spiritualità turca arcaica, il Tengrismo. Per i popoli turchi antichi, Tengri non era un dio antropomorfo, non aveva un volto né una statua. Tengri era il cielo stesso, un principio cosmico, eterno, invisibile ma sempre presente. Tengri non puniva e non premiava come un giudice, manteneva l'ordine. Era l'armonia che teneva insieme il mondo. L'uomo non era sottomesso a Tengri, ma ne faceva parte. Vivere in modo giusto significava vivere in equilibrio con il cielo, con la natura e con gli altri esseri viventi. Questo concetto cosmico non veniva insegnato attraverso libri sacri, ma attraverso simboli, rituali e musica. Ed è qui che entra in scena il Kam, lo sciamano turco. Il tamburo del Kam non era un semplice strumento musicale, era una mappa dell'universo. Sulla sua superficie venivano disegnati il sole, la luna, le stelle, le montagne, i fiumi, le direzioni del mondo e gli animali sacri. Tra questi, uno in particolare ricorre con sorprendente insistenza: il cervo. Nella tradizione sciamanica turca il cervo è l'animale guida dell'anima. È colui che accompagna il Kam nel suo viaggio spirituale tra i diversi livelli dell'universo. Le sue corna, che si ramificano verso l'alto, simboleggiano i livelli del cielo e l'albero cosmico che unisce terra e firmamento. Ora spostiamoci in Anatolia, ad Alacaköyük, nel cuore dell'Anatolia centrale. Sono stati rinvenuti cervi in bronzo risalenti al III millennio a.C. Questi cervi non erano oggetti decorativi, venivano deposti nelle tombe accanto ai defunti. Erano i simboli di passaggio, di rinascita, di accompagnamento dell'anima. La somiglianza tra il cervo di Alacaköyük e quello dipinto sui tamburi sciamanici turchi è impressionante. Stessa postura, stessa enfasi sulle corna, stesso significato sacro. Migliaia di anni e migliaia di chilometri li separano, eppure parlano la stessa lingua simbolica. Questo ci dice una cosa fondamentale. Tra l'Anatolia e l'Asia centrale
Esiste una continuità culturale e spirituale molto più profonda di quanto immaginiamo. Quando il cristianesimo giunse in Anatolia non trovò un territorio privo di simboli, trovò un mondo già ricco di significati. Molti di questi simboli furono reinterpretati, non cancellati. La cosiddetta croce di Malta, visibile anche in alcune chiese rupestri della Cappadocia, con le sue braccia simmetriche e il centro ben marcato, ricorda sorprendentemente la croce cosmica turca. Una croce che non parla di sofferenza, ma di ordine, direzione ed equilibrio. Non è un caso che forme simili di croce siano ancora oggi presenti in alcune chiese ortodosse russe, dove il simbolo mantiene una forte dimensione cosmica e non solo teologica. I simboli cambiano nome, cambiano contesto, ma raramente perdono completamente il loro significato originario. Tengri, il cielo eterno, continua a vivere in queste forme, nel cerchio al centro della croce, nel ritmo del tamburo, nel cervo che guida l'anima, nel sole che sorge ogni giorno senza appartenere a nessuna religione. Forse oggi non abbiamo bisogno di riscoprire nuove credenze. Forse dobbiamo solo ricordare che per i nostri antenati l'universo non era qualcosa da dominare, ma qualcosa con cui vivere in armonia. E forse, in fondo, quei simboli antichi non parlano del passato, parlano ancora di noi.